Il mio intero canale è costruito sulla premessa che, secondo me, una pratica costante di ascolto attivo non sia solo la chiave per imparare una lingua in modo efficace, ma sia anche un'attività assolutamente imprescindibile. Però non sempre abbiamo la possibilità o abbiamo il tempo di sederci e concentrarci al 1000% su quello che ascoltiamo e di prendere appunti. E allora, secondo me, in questi momenti la cosa migliore da fare è prendere il nostro smartphone e un paio di cuffiette, oppure mettere il nostro computer su un tavolo mentre facciamo altre cose e ascoltarci un bel podcast. E allora nel video di oggi voglio consigliarvi una serie di podcast che ritengo particolarmente interessanti e che penso potrebbero piacervi e sicuramente potrebbero esservi anche utili per imparare un sacco di parole e espressioni nuove in italiano e soprattutto per allenare la vostra capacità di capire l'italiano parlato. Premetto che tutti i podcast di cui parlerò in questo video, tranne uno, sono mirati a un pubblico di madrelingua, quindi se non avete un livello abbastanza avanzato potrebbero essere difficili per voi, ma i podcast che trovate su Spotify vi daranno l'opzione di modificare la velocità dell'audio. In basso a destra su Spotify c'è un simbolino che dice 1x o 1x. Se premete quel pulsante potete rallentare l'audio, rendendo un po' più facile per voi capire quello che si dice nel podcast. Il primo podcast di cui vi voglio parlare è il podcast di Alessandro Barbero. Alessandro Barbero è un professore di storia e non è uno che fa podcast di professione, però qualcuno che seguiva regolarmente le sue lezioni e le sue conferenze e che le ha trovate particolarmente interessanti ed avvincenti, ha cominciato a registrarle e poi ha deciso di pubblicarle sotto forma di podcast su Spotify. Da allora questo è diventato uno dei podcast più seguiti in Italia, grazie allo stile simpatico e affabile del professore che racconta queste vicende storiche con tanta passione e convinzione. E penso che sia un tipo di podcast che, nonostante sia ad argomento storico, piaccia molto spesso a persone che non sono normalmente appassionate alla storia, grazie allo stile di Alessandro Barbero, che rende tutto un po' più interessante. Poi, Muschio Selvaggio. Muschio Selvaggio è un podcast presentato da Fedez, che è un cantante italiano, Luis, che è uno youtuber italiano, e a volte anche Martin, che è il fratello di Luis. Generalmente ogni episodio del loro podcast è incentrato intorno ad un ospite, più o meno famoso. A me piace il loro stile perché trovo che cerchino sempre di fare delle domande un po' fuori dal comune e abbastanza irriverenti, pungenti e anche molto personali. A volte discutono degli argomenti molto sensibili, in modo molto aperto, a volte anche un po' troppo aperto, fino al punto di creare una certa atmosfera di disagio, ma sempre un disagio molto positivo e costruttivo. In generale i loro podcast non sono solo interessanti, ma sono anche molto divertenti, quindi vi consiglio vivamente di seguire questi podcast, anche un po' per immergervi nel mondo della cultura pop italiana. Poi, il salotto della valle di Space Valley. Dunque, questo non è un vero e proprio podcast, ma si comporta un po' come un podcast. Space Valley è un canale YouTube che ha questa rubrica che si chiama Il Salotto della Valle, nel quale tutti i 5 membri, anzi una volta erano 6 membri di Space Valley, si siedono in un salotto e discutono un argomento a loro scelta. Generalmente questi episodi sono tra i 10 e i 25 minuti, quindi sono abbastanza brevi, e il che può essere un vantaggio per voi, perché potete ascoltarli più e più volte senza annoiarvi, o più in generale se non avete tantissimo tempo e avete bisogno di ascoltare qualcosa di breve, penso che i salotti della valle siano ottimi. Poi penso che possa esservi molto utile perché hanno uno stile molto colloquiale e rilassato nel loro modo di parlare e affrontano degli argomenti di interesse secondo me molto ampio
che riguardano magari esperienze di vita vissuta molto comuni, oppure semplicemente degli argomenti di vita quotidiana che possono interessare quasi tutti. Poi c'è Podcast Italiano, che è il podcast di Davide Gemello. Podcast Italiano è anche un canale YouTube, uno dei canali YouTube a mio avviso migliori per l'apprendimento dell'italiano. Nei suoi podcast Davide parla di argomenti di vario tipo, di moltissimi tipi, non solo di argomenti che riguardino l'Italia e l'italiano, il che secondo me è molto importante per voi per poter imparare un vocabolario più vario e più ampio. Inoltre Davide, essendo un insegnante di italiano, non solo usa un italiano ottimo, ma usa anche un linguaggio molto comprensibile per chi sta imparando l'italiano e quindi non è madrelingua. Questo è l'unico podcast in questa lista che non sia mirato a un pubblico di madrelingua. Poi c'è Breaking Italy Podcast. Dunque, questo è il podcast di Alessandro di Breaking Italy, che è un canale YouTube. E nel suo podcast, come nel suo canale YouTube, parla di attualità a livello politico, economico e culturale, sia in Italia sia in tutto il resto del mondo. Secondo me questo podcast può essere veramente uno strumento molto utile per voi per imparare un vocabolario più tecnico e più avanzato in questi ambiti, soprattutto perché Alessandro si esprime in un modo che sia più semplice e accessibile a chi non è un esperto in questi campi. Quindi si occupa di divulgazione per le persone normali, diciamo. Poi vi consiglio il podcast Fucking Genius di Massimo Temporelli. In ogni puntata Massimo racconta la vita e le avventure, diciamo, di dei personaggi storici molto importanti nel campo della scienza e della tecnologia. Quindi, per esempio, personaggi come Einstein, come Marie Curie, come Leonardo da Vinci o Rita Levi Montalcini. E lo fa con uno stile molto rilassato e molto piacevole che rende l'ascolto veramente gradevole. Quindi questo podcast è molto adatto a chiunque sia non solo appassionato di scienza e di tecnologia, ma anche a chiunque sia appassionato un po' alla storia e al modo in cui si lega appunto alla scienza e alla tecnologia e alle vite di questi personaggi. Infine c'è il podcast di Marco Montemagno. Marco Montemagno non è solo uno che fa podcast, ma ha un canale YouTube molto famoso, scrive libri e fa conferenze e tante altre cose. Nel suo podcast gli argomenti sono svariati, riporta per esempio notizie dal mondo della tecnologia e delle start-up, parla anche di social media, in più fa anche delle interviste a dei personaggi famosi in cui lascia trasparire il suo interesse sincero, la sua passione per gli argomenti di cui si parla, che rendono secondo me le sue interviste molto, molto piacevoli da ascoltare e molto coinvolgenti. Inoltre, più in generale, lui dà anche consigli per quanto riguarda il marketing, che tendenzialmente è il suo principale settore di competenza. Infine, non posso che ricordarvi di andare a vedere il mio podcast, che non è un vero e proprio podcast, ma è semplicemente una versione audio dei miei video. È presente su Spotify, su SoundCloud e su tutte le altre principali piattaforme di podcast. Quindi, se mai volete ascoltare uno dei miei video ma non avete il tempo di sedervi e di guardarlo, potete tranquillamente ascoltarlo su una di queste piattaforme. Bene, per questo video è tutto. Spero che i miei consigli vi siano stati utili e spero che troviate almeno uno tra questi podcast che vi possa interessare veramente. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e se non siete già iscritti di iscrivervi al mio canale. Ciao a tutti!